Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea, un progetto finanziato attraverso il bando DG Regio e che coinvolge media nazionali, web, radiofonici e anche televisivi come noi, messi assieme dal mondo cooperativo. Ci eravamo ripromessi di parlare dell'Ucraina, un tema molto delicato per l'Europa perché, dopo l'aggressione militare da parte della Russia, l'Unione Europea ha teso una mano alla richiesta di entrare nell'Unione Europea. Tuttavia il processo non è affatto semplice. È un processo burocratico, per tappe, molto difficile da mettere in pratica. Ci sono paesi che da più di 10 anni aspettano di completarlo ed è un processo che non potrà partire fino a che non sarà stipulata una pace che definisca confini certi per l'Ucraina in modo da non mettere l'Europa in una difficile situazione politica proprio nei confronti del paese aggressore. Ci ha spiegato i dettagli di questa complessa operazione il professor Antonio Missiroli, che è delle nostre parti, è nato a Modena, è stato commissario NATO per la sicurezza, è un consulente dell'Unione Europea su questi temi, insegna alla Sciences Po di Parigi e anche alla Johns Hopkins University di Bologna. Sentiamo quanto è complicato e lungo il processo per far entrare l'Ucraina nell'UE. Sicuramente molto lungo e lo è già stato per una serie di altri paesi candidati, a cominciare dai paesi dei Balcani che sono in lista d'attesa da più tempo. È particolarmente complicato nel caso dell'Ucraina, prima di tutto per ragioni evidenti legate al possibile esito del conflitto in corso, quale sarà il territorio ucraino che sarà candidato a entrare nell'Unione Europea. Questo in questo momento non lo sappiamo ancora e sicuramente non si farà entrare un'Ucraina i cui confini sono ancora indeterminati e contestati. L'Ucraina è un paese molto popoloso, parliamo di più di 40 milioni di persone e quindi proprio per la sua taglia e per la sua configurazione richiederà disposizioni specifiche da prevedere fin dall'inizio del processo di adesione. Nel brevissimo periodo l'obiettivo principale per la comunità internazionale, in particolare occidentale, sarà la ricostruzione dell'Ucraina e questo dovrà avvenire ben prima del processo di adesione all'Unione Europea e già questo processo dovrà mobilitare risorse finanziarie molto consistenti da parte della comunità. Tanto per capire quanto è complicato entrare nell'Unione Europea, anche per paesi che non sono colpiti dalla guerra, basti ricordare che l'ultimo paese che è entrato nell'UE è la Croazia nel 2013, ormai sono passati 10 anni. Ci sono paesi come la Serbia, la Moldavia, che è molto piccola oltretutto, 400.000 abitanti, o la Turchia, che hanno processi di fatto in stallo da un sacco di tempo, coinvolti in questioni politiche e non soltanto. Probabilmente uno dei problemi però è proprio nel processo e da questo punto di vista Missiroli non ha dubbi. L'ultimo paese ad aver aderito all'Unione Europea è la Croazia, andiamo al 2013, quindi ormai un decennio che non ci sono più nuovi membri nell'Unione, anzi ne abbiamo perso uno con la Brexit di alcuni anni fa. Attualmente il processo di allargamento è un processo di lunga durata ed è una specie di classica ciclistica lunghissima in cui i risultati arrivano soltanto alla fine, ammesso che si riesca ad arrivare alla fine. Forse il processo di allargamento, in particolare per i paesi candidati nuovi come sono l'Ucraina, ma anche la Georgia e la Moldavia, dovrebbe essere concepito e riorganizzato come un giro d'Italia, un processo a tappe, in cui per ogni tappa ci sono dei risultati tangibili e anche delle forme anche simboliche di riconoscimento della prestazione che è stata compiuta dal Paese. Anche una volta snellito il processo di ingresso nell'Unione Europea, anche una volta definito un accordo di massima e rispetto di alcune norme e parametri come i nostri per l'ingresso nell'Unione, sarà molto complicato poi dare fondi europei per ricostruire l'Ucraina, che è uno degli obiettivi fondamentali, e parte di questi fondi, magari anche una grande parte, potrà essere proprio fondi di coesione, che sono un po' il centro del nostro progetto. Tuttavia, i fondi sarà possibile erogarli a favore dell'Ucraina intanto se i Paesi membri saranno d'accordo e in che termini, e poi dopo che sarà fatta la pace, come abbiamo già detto. Una cosa è certa però, da quando è scoppiata l'aggressione da parte della Russia è ancora più evidente come la maggior parte degli ucraini voglia aderire ai modelli di vita, alla concezione di diritti e anche al benessere economico, alle garanzie che l'Unione Europea offrono. Un grande entusiasmo da parte di un popolo che vuole entrare, che talvolta però non è ugualmente corrisposto da popoli che dell'Unione Europea fanno già parte.
dal punto di vista commerciale presentarsi nei negoziati come un blocco di 450 milioni di persone ha un peso diverso, è il più grande mercato unico che esiste al mondo, più grande in termini di consumatori dello stesso mercato americano, e quindi, come dire, quando si è trattato anni fa di stabilire gli standards per i telefonini portatili, sono stati gli standard imposti dall'Unione Europea a essere stati adottati. L'Italia da sola non avrebbe la forza o la capacità di imporre nulla alla comunità internazionale da questo punto di vista, quindi c'è sicuramente questo vantaggio. Storicamente per l'Italia c'è stato il grande vantaggio di un mercato che ha permesso a prodotti italiani e ai lavoratori italiani di uscire dai confini nazionali e di portare a casa dei vantaggi. Anche quando si tratta della questione molto sensibile dei migranti, è ovvio che l'Italia è molto esposta, è ovvio che si vuole una soluzione europea, è ovvio che compromessi vanno trovati a livello europeo da questo punto di vista. Quindi è nel nostro interesse avere dei partners con cui affrontare questo problema, perché se fossimo lasciati soli effettivamente saremmo molto più esposti e vulnerabili. Il Galles, che è uno dei principali beneficiari era uno dei principali beneficiari degli europei, ha votato per l'uscita dall'Unione Europea, che è effettivamente un risultato paradossale da questo punto di vista. Eravamo forse un po' impreparati a questa specie di riflusso autoritario e populistico che è avvenuto in particolare in Europa centro-orientale e che ora contribuisce a bloccare un pochino anche i meccanismi di decisione dell'Unione Europea. E i trattati non offrono gli strumenti per intervenire in modo efficace da questo punto di vista dell'Unione Europea, e credo che questo ci renda da un certo punto di vista più vulnerabili anche alla fake news. Se vogliamo mantenere l'Unione Europea e l'Europa come un'isola abbastanza felice, tutto sommato, anche di libertà personali, compresa la libertà di espressione, è ovvio che il prezzo da pagare è anche quello di lasciar circolare opinioni che non sono basate su fatti, ma che fanno comunque parte di un dibattito pubblico di questo tipo. È importante poter agire per correggere, quando è possibile, le inesattezze più evidenti, però è anche tipico del dibattito pubblico che ci sia manipolazione e strumentalizzazione dei fatti. Per ringraziare il professor Missiroli di averci spiegato tutte queste cose molto complicate, vi diamo un piccolo consiglio di lettura. C'è il suo libro, si intitola L'Europa come potenza, edito da Il Mulino, che approfondisce ancora di più questi argomenti. Noi intanto andiamo a leggercelo e chiudiamo qui questa puntata di Eufactor, e poi ci rivediamo la prossima settimana per un'altra pillola di coesione europea.